Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Antonella, Antonella, I? Alberto, Di dove sei? sono di Roma. E quando hai sentito parlare di Medjugorje, cosa hai pensato? Allora, all'inizio non volevo venire. Io ho sentito parlare di Medjugorje dai primi tempi delle apparizioni e non ero interessata. Poi, alla fine degli anni 90, qualcuno mi ha incominciato a parlare bene e ho letto un libro, Il trionfo del cuore, ed è stato come se la Madonna mi prendesse per mano e mi portasse verso di lei, insomma, mi conducesse e mi volesse far fare un cammino. E però sono venuta a Medjugorje per la prima volta solo nel 2005, cioè dal 99 al 2005 ho solo desiderato, ma non sono venuta. E da lì ho iniziato a venire almeno 2 volte l'anno, dal 2005. Poi ho iniziato a organizzare dei piccoli gruppi di pellegrini, cioè più che altro amicizie, per condividere l'esperienza di Medjugorje, perché non è qualcosa che si può tenere per sé, no? È come la parola, non si può non condividere. E E che è così Medjugorje per te dopo essere stato qui? Medjugorje è un cammino di vita e non si finisce mai di imparare e di approfondire la propria esperienza di fede. E continua a venire sempre con lo stesso slancio e i gruppi sono diventati sempre più piccoli, però è sempre bello essere qui e questa volta abbiamo portato 2 ragazzi molto giovani e sono molto entusiasti di questo pellegrinaggio e venire a Meggiugorje è come essere a casa dalla mamma. E per te Medjugorje? io ovviamente, siccome mia moglie aveva questo desiderio di venire a Medjugorje perché aveva sentito un messaggio, come un messaggio particolare che la invitava ad entrare in questa, come dire, beatitudine particolare. Io ovviamente ho seguito mia moglie non per farla contenta, ma per dimostrargli una mia compartecipazione. Questa mia compartecipazione ovviamente è stata sempre sviluppata sempre di più dall'impegno di mia moglie che veniva da me osservato con tanto piacere. Ehm, Ovviamente a distanza di tempo sono queste riflessioni sulla volontà della Madonna rispetto all'umanità, di come l'umanità in questi ultimi decenni sta, come dire, andando incontro a una disgregazione che veramente è preoccupante. Non esiste più il rispetto dell'altro, Del non esiste, sacrado, no? Del non es- rispetto del sacrado. non esiste più, come dire, il senso del dovere, il senso della, come dire, della comprensione dell'altro. E quindi c'è sempre di più un egoismo che a volte è anche determinato da un senso di cattiveria tra un essere umano e un altro essere umano, a differenza degli animali che continuano ad avere sempre un rapporto, come dire, di normalità tra loro. Noi invece siamo più cattivi dei cattivi. Normalmente si diceva gli animali sono, però in effetti le persone E, stanno un pochino esagerando e sarebbe il caso di riportare l'essere umano su una condotta umana. e Bene. la lotta è per il matrimonio, ha detto Santa Lucia di Fatima. Qual è il segreto di un matrimonio felice?
Ma il segreto di un matrimonio felice è il rispetto dell'altra parte, perché dove c'è rispetto, dove c'è comprensione, dove c'è l'amore sincero, è questo un po', come dire, sono gli ingredienti per poter determinare e sviluppare un matrimonio sereno tra le parti e anche eh, aiutati anche nel dovere della famiglia, dell'obbligo della famiglia. E per te? Il segreto? Il segreto, sì, sicuramente sono le parole di mio marito, ma anche tenere presente che è un sacramento il matrimonio e in forza di questo sacramento rispettare l'altro proprio per questo motivo. È la nostra, cioè, l'altro diventa il nostro piacere, il nostro amore, ma anche la nostra croce. E in questo e nei difetti dell'altro uno si deve rispecchiare e deve amare anche quelli. E solo così si possono superare le prove e le difficoltà. Come facevi a sapere che il tuo uomo viene da Dio? Eh, e forse all'epoca non ero così pronta, però proprio perché ci siamo legati e poi c'è stato il vincolo del sacramento e questo mi dà la certezza che viene da Dio. Mm? Proprio perché è il mio amore e la mia croce. Wow. E per te? Come? Beh, siamo sulla stessa lunghezza d'onda Mhm. e quindi veramente affrontiamo il mare con lo stesso coraggio e quindi superiamo le eventuali e scarse difficoltà che ci si presentano. Ma anche se dovessimo affrontare un problema o qualsiasi situazione difficoltosa, cerchiamo di darci un reciproco aiuto nell'eventuale decisione. Wow. E come vivete la fede nella vostra famiglia? Ma diciamo, l'espressione massima della fede nella nostra famiglia è data da mia moglie, Perché? perché lei, diciamo, è cresciuta con l'ammirazione della religione. È stata una praticante fin da moltissimo tempo. Io sono stato agganciato dopo in questa fase di elaborazione della religione. Mhm. Ero un pochettino un po' più, come dire, Come si, come ça? un po' poco praticante, ecco. Pur essendo rispettoso della religione, però non avevo la stessa visione di vita che aveva mia moglie. Quindi le sono stato a fianco e ho attinto di tanto in tanto la parte migliore. E hai ricevuto una guarigione qui a Medjugorje o una conversazione più profonda? Beh, diciamo che io ho apprezzato questa esperienza di Medjugorje, ho osservato come le persone arrivano a Medjugorje e hanno comunque una trasformazione, hanno un impegno con se stessi e con gli altri. Io in qualche modo, diciamo, nel mio piccolo mi sono un pochino adeguato, ecco. Wow. Quindi E per te una guarigione? Una conversazione più profonda qui a Medjugorje? Allora, mio marito secondo me ha avuto una guarigione del cuore qui a Medjugorje perché lui non si confessava, non praticava i sacramenti e non veniva a messa, insomma, la domenica e ha cambiato vita in questo senso, ha incominciato una vita di fede e attualmente condividiamo dei momenti di preghiera perché facciamo parte di un gruppo
di preghiera carismatico, poi insomma cerchiamo di fare delle opere insieme anche di bene, così. E poi ho assistito a tante belle cose a Medjugorje, ma più che altro, ecco, a cambiamenti di vita, di fede, persone che non credevano, oppure che praticavano poco, che hanno incominciato ad avere una certa intensità di vita spirituale, no? Perché la vita spirituale non è che si coglie facilmente, che si conosce facilmente, cioè siamo dei bambini che abbiamo bisogno di crescere in questo senso. E proprio per questo Medjugorje è una scuola, proprio perché ci dà la possibilità di crescere spiritualmente, Una scuola di amore. di amore e di vita, Mm. di vita. E qual è il messaggio preferito della Madonna per te qui a Medjugorje? E che lei ci ama profondamente, che ci ama tanto, e proprio il messaggio più famoso che dice: se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. E questa frase mi colpisce ogni volta. Poi che siamo suoi apostoli, le sue mani tese, ma è una cosa meravigliosa proprio, che lei ci dia tutto questo, ci doni tutti questo amore, questa capacità, no, di andare incontro all'altro. È veramente bello essere qui e poter condividere e raccontare queste cose, è bello. E tu un messaggio preferito della Madonna qui? Allora, il messaggio della Madonna è uno solo. Voletevi bene, amate tutti, rispettate tutti e, e praticamente sono dei desideri veramente che dovrebbero far migliorare la nostra società. E quindi speriamo che questa nostra società, con i messaggi della Madonna, venga in maniera, come dire, in maniera positiva, sviluppata sempre più nel tempo. E sembra che molti protestanti che guardano questo canale non comprendano il ruolo della Madonna nella nostra fede cattolica. Puoi spiegare il ruolo della Madonna? Ma io spero che ci sia qualche messaggio che vada a colpire il cuore delle persone che ancora non hanno avuto la possibilità di apprezzare il valore della Madonna, il valore della parola della Madonna e delle intenzioni della Madonna. E per te il ruolo della Madonna? È la nostra mamma, la nostra mediatrice, è quella che ci porta a Gesù, che ci fa scoprire Gesù. E poi lei ci prende per mano, ci porta a Gesù e davanti a Gesù poi sì, è lì, ma mette in evidenza suo figlio. È suo figlio poi che ci fa amare. E Padre Pio diceva che il rosario è l'arma del nostro tempo. Perché è tan forte questa orazione? Perché? Perché ci unisce a lei e ci unisce a Gesù. Perché è guardare Gesù con gli occhi della Madonna, il rosario, proprio per le meditazioni che ci sono sulla vita di Gesù. E per te il rosario? Tu preghi il rosario o no? Io partecipo al rosario, però devo dire che la partecipazione di mia moglie Antonella Mhm, è una partecipazione molto, ma molto più intensa mhm, e io cerco di stargli dietro. mhm. Ecco. E qual è il tuo ruolo nella famiglia come uomo? Ma il mio ruolo è di attenzione nei confronti della famiglia, anche perché in virtù della mia esperienza di vita, nell'ambito della mia attività Mhm. professionale ed extraprofessionale, ho cercato di captare sempre la parte migliore nei rapporti esistenti e migliorarli, se possibile, anche di più.
avendo tra l'altro avuto l'esperienza di insegnante, ho cercato sempre, diciamo, l'aspetto positivo nei rapporti e non favorire, non so, l'emergere dei rapporti, di far emergere quegli aspetti negativi. Perché vedendo il positivo c'è una funzione diversa, la funzione di migliorare. Evidenziando invece gli aspetti negativi, diciamo, è un modo per appiattire un dialogo tra le persone e tra i rapporti di amicizia esistenti. E il tuo ruolo nella famiglia? Ma diciamo, io assumo un ruolo di mediazione, diciamo così, su tutti i fronti. Mm? Sono una mediatrice nella Benissimo, famiglia, benissimo. in questo senso. E la nostra fede cattolica è quasi una relazione personale con Cristo. Come possiamo avere e sviluppare questa relazione con Cristo, con Gesù? Come possiamo? Praticando i sacramenti sicuramente, perché solo cioè, attraverso i sacramenti, la lettura della parola di Dio, la preghiera, possiamo nutrire il nostro cuore e quindi crescere nella fede, nella vita spirituale. E per te, come sviluppare? Tu parla a Gesù come un amico? Diciamo che ieri proprio nella confessione ho avuto la fortuna di trovare un sacerdote, peraltro straniero, era di origine africana, mi ha rappresentato la bellezza del rapporto tra un amico che è Gesù e la mia persona. E quindi è stata la prima circostanza di un esame di questo rapporto in maniera, come dire, piuttosto avveniristica, che non avevo mai sentito prima d'ora. Questo rapporto, mentre ho sempre sentito il rapporto tra un amico e un altro amico come qualcosa di importante, importantissimo. Ieri ho avuto questo piacere dove il sacerdote con cui ho fatto la confessione mi ha fatto vedere la bellezza del rapporto di amicizia tra me e Gesù. È stata una cosa, come dire, di cui ho, ho rappresentato a mia moglie questo momento particolare. E a Medjugorje la confessione è un punto centrale. Cosa significa per te la confessione? E che dice alla persona perché no temerla la confessione, no tenere paura della confessione? No, vabbè, io magari non faccio la confessione non in maniera settimanale o quindicinale, insomma un po' nel tempo, Non c'è ecco. tempo? Quindi conducendo una vita normale, senza... Grandi peccati. eh? Senza grandi peccati. Almeno ecco, posso sono quei peccati lievi, importanti che le devo dire. Qualche volta non ho potuto frequentare la Santa Messa per qualche motivo, però normalmente non cioè, il mio rapporto con le persone è improntato da un rapporto di correttezza, di educazione, mai dire una parola fuori posto, mai magari rilevare gli aspetti negativi di qualche comportamento di taluno o talune persone. Quindi cercare una vita, cioè un obiettivo di vita di piacere più che altro, di piacere sotto il profilo personale e interiore con le altre persone. E per te la confessione?
Perché non temerla la confessione? Perché è un incontro con Gesù, perché attraverso la confessione uno può avere delle conferme, delle risposte, e non si trova mai un censore che ci punisce. E poi se qualche volta lo troviamo ne abbiamo anche bisogno, perché si cresce nella fede pure con diciamo delle prove, no? Delle prove in cui magari noi non ci sentiamo gratificati o belli o chissà che cosa, e anche questo è importante. Quindi la confessione può sempre aiutare, è un momento di incontro e di crescita. Eh, E molte persone pensano che Dio Padre sia un vecchio arrabbiato con la barba bianca che aspetta che commettiamo un errore e poi è felice di mandarci all'inferno. Questo non è Dio Padre. no, Come no. sta davvero Dio Padre? Dio Padre ci ama immensamente, però ci lascia nella nostra piccolezza e dobbiamo noi cercare di trovarlo, ma ci segue sempre. È una cosa, cioè a me quello che mi colpisce è che sa anche quanti capelli abbiamo, cioè, e quindi... Cioè, siamo noi così piccoli e non Facile come? riusciamo, sì, non riusciamo a comprenderlo, ma lui ci ama veramente tanto e non dobbiamo temere assolutamente, anzi, dobbiamo cercare il rapporto con lui e con suo figlio che ci porta a lui. E colleghiamo a Dio, che amore, come dice San Giovanni, quanto amiamo anche noi. È la connessione con Dio e E l'amore. certo, Sì, è quella la strada, l'amore, l'amore. l'amore. Nostra fede è l'amore, di amare. Certo, certo, di amare, andare sempre oltre, Mhm. oltre, sopra ogni cosa. È sempre quello. E per te, Dio Padre, come papà, E come è Dio allora, Padre per Dio te? Padre, come papà, è un padre giusto, Mhm. un padre che sa anche comprendere le eventuali nostre mancanze. E quindi non c'è quell'aspetto punitivo dove per ogni errore commesso ci sia immediatamente una sanzione Mm. che sia più o meno, come dire, dura. Ovviamente c'è anche ci dà sempre la possibilità di poter rimediare all'errore commesso e quindi praticamente ehm, c'è un rapporto che può essere considerato sicuramente positivo nel tempo, perché il tempo poi ci darà ragione per raggiungere l'obiettivo sperato. E quindi, diciamo, se il nostro desiderio è quello di arrivare a compiere il nostro percorso di vita, Mhm. questo percorso di vita ci deve essere in qualche modo facilitato e Dio ovviamente ha questo compito importante, facilitare il nostro percorso di vita verso una di là di serenità, di piacere e non di punizioni e di rimproveri ed altro. E quindi il rapporto è sempre positivo tra noi e Dio, anche di fronte alla commissione di qualche errore, di qualche mancanza, di qualche omissione e così via. E dopo la confessione, la nostra fede insegna che siamo in stato di grazia e possiamo ricevere l'Eucaristia. Sembra che la gente non capisca più cos'è l'Eucaristia, cos'è. Ma l'Eucaristia è il momento in cui ci entriamo in contatto con Gesù, Mhm. perché è il momento in cui il nostro corpo riceve un'ostia che contiene sicuramente il corpo di Gesù come viene appunto, come dire, precisato dal sacerdote nel momento in cui
sta per celebrare l'Eucaristia. E per te l'Eucaristia? L'Eucaristia è l'incontro principale, l'incontro principale con Gesù. Andare a messa e non ricevere l'Eucaristia è come andare a Roma e non vedere il Papa, è la stessa cosa, è un detto italiano questo. Come si fa a crescere? Cioè, l'Eucaristia è la cosa fondamentale, è un dono che abbiamo ricevuto e non se ne può fare a meno. È, diciamo, il dono che noi abbiamo preservato, noi cattolici, e, e poi anche adorare l'Eucaristia, l'adorazione Perché è dell'Eucaristia. importante l'adorazione? L'adorazione, diciamo, è un momento importantissimo perché ci ci libera da tutti i mali, perché noi non possiamo pensare che esiste solo il bene, ma c'è anche tanto male e dobbiamo respingerlo proprio da soli, non ci riusciamo, è con la forza della fede e dell'amore di Dio che riusciamo a liberarci dai mali che affliggono il mondo. Perché tante cose, tanti mali noi pensiamo che siano frutto, che ne so, malattie, frutto di un fatto biologico, no? Invece magari sono mali spirituali e questo non si capisce. E con un percorso di fede ci si può liberare anche da questi. Mhm. E anche tu hai fatto l'esperienza che la tua vita è più serena e gioiosa quando vivi con l'intenzione sia fatta la tua volontà nella mia vita, come detto nella preghiera del Padre nostro. Certo, ho fatto questa esperienza e devo dire che senza questa esperienza saremmo tante persone arrabbiate e basta, e l'uno contro l'altro armati. E è questo uno degli elementi fondamentali che noi dobbiamo tenere presente nella nella nostra vita, nella addirittura morale che andiamo a scegliere. Anche per te? Tu hai fatto Beh, la stessa esperienza? devo confermare quanto è stato esposto da mia moglie, Mm. Antonella, perché lei ha un'arma in più rispetto a me. E perché sei cattolico? Eh? Perché tu sei cattolico? Qual è la bellezza della nostra fede cattolica? Beh, la nostra fede è importante perché noi abbiamo avuto la fortuna di essere cattolici e ci sono tante persone che non sono cattoliche e stanno piano piano apprezzando la religione cattolica, perché ovviamente dall'antica Roma, dall'antica Grecia, eccetera, quando diciamo, la religione cattolica non esisteva prima di Cristo, ovviamente tutte le religioni erano buone, però noi la divinità dei vecchi periodi non l'abbiamo mai conosciuta e non la conosceremo mai. E Gesù non ha Anzi, mostrato la non divinità, no? rientreranno nella nostra conoscenza. E Gesù è il solo cammino? Sì, anche perché Gesù, essendo il solo cammino, è il cammino che si fa con un amico. Wow. E perché sei cattolica? Qual è la bellezza? E sono cattolica perché sono nata in Italia e dove la religione cattolica è sviluppata diciamo all'inizio perché i miei genitori hanno scelto, ma poi sono stata felice di essere diciamo cresciuta nella religione cattolica perché comunque ci fa preservare la nostra fede e diciamo al centro noi abbiamo appunto l'Eucarestia, la Madonna, che ci portano a Gesù, cioè, l'Eucarestia è il dono di Gesù. Devo dire che però apprezzo anche il fatto che i protestanti
hanno sviluppato molto lo studio della parola di Dio, cosa che a noi cattolici non è stata permessa per secoli, e quindi loro sono molto bravi da questo punto di vista, per cui ritrovarci insieme nella fede non sarebbe male. E... Perché lavori con tanta passione per la Madonna e Gesù? perché è una ragione di vita. Noi siamo di passaggio qui, però possiamo essere felici anche qui, già, fin da adesso. Il paradiso è qui. E però siamo destinati all'eternità, ad essere felici nell'eternità e ritrovarci tutti in paradiso. E per questo lavoro per Maria e per Gesù, per condividere con gli altri questa bella esperienza. E sai che molte persone hanno problemi nella loro vita come una grave malattia o la morte di un figlio o una figlia. Cosa dici loro? Perché succede questo? Allora, diciamo che andare ad accostarsi a una persona che sofferente, e dirgli, cioè che anche non credente, e dirgli subito che attraverso Gesù può trovare conforto, non è facile, però stare vicino a queste persone e condividere il dolore è il modo per fargli sentire la presenza di Gesù, perché anche così Gesù si può, diciamo, presentare, può penetrare nei cuori delle persone, quindi fare tutto per lui, in lui, e cercare di alleviare le sofferenze delle persone. Non è facile. Non è facile perché, cioè, quando uno vive qualcosa di pesante, di grave, trovarsi in prossimità della morte e non avere scampo. Mm, Cioè, una persona che sta bene non facilmente riesce a penetrare e ad arrivare al cuore, però con tanta pazienza, in punta di piedi, qualche beneficio si può ottenere. E quando poi pregare, perché la preghiera, no, anche silenziosa, anche se queste persone non sono vicino a Gesù, cioè Dio è misericordioso, cioè noi abbiamo avuto tanti doni, no? Anche cioè, di preghiere, cioè la Divina Misericordia. Quelle sono preghiere che la corruzione della misericordia produce il suo effetto, specialmente vicino a una persona in prossimità La morte. della morte. E qual è il tuo posto preferito a Medjugorje? Ma il mio posto preferito è praticamente ehm, quello che diciamo poter ehm, partecipare alla, come dire, alla venuta della Madonna da parte dei vari veggenti. Magari è un aspetto dove è un po' difficile da credere in maniera, come si dice, ipso facto, però considerando che la Madonna ritualmente consegna dei messaggi a delle persone prescelte che hanno questa caratteristica di vicinanza con la Madonna, è un momento molto, molto importante, perché il valore del messaggio comunque è quello di fornire come dire, una ragione dell'esistenza della Madonna, che con questi messaggi cerca di intensificare il rapporto tra, la, eh, tra i vari cristiani con Gesù. Per cui è una specie di intermediazione di questo rapporto. E quindi la Madonna ci serve per unire ciascuno di noi al suo figlio prediletto. Wow.
E per te, posto preferito? Allora, il Podbrodo sicuramente Monte della e collina della la Apparizione? collina delle apparizioni, sì. E poi anche perché lì tante persone che arrivano, che sono anche un po' dubbiose, fanno quella collina e alla fine si scioglie tutto. È proprio questo quello che mi colpisce e io fremo per portare le persone sulla collina, accompagnarle lì. E poi invece un posto proprio in cui io trovo una certa intimità è il cimitero davanti alla tomba di Padre Slavko. Mi piace molto, ho sempre Perché? trovato perché lì sento forte le vibrazioni dello spirito. E cosa diresti alle persone dopo aver sperimentato Medjugorje? Perché venire qui una volta? Allora, io direi vieni e vedi, perché se vieni puoi appunto sperimentare quello che tante persone di questi tempi stanno sperimentando. E qui la Madonna apre il cuore, uno si trova in un'altra dimensione e è come se toccasse il cielo, con le proprie mani. E questo è il miracolo di Medjugorje? Sì, Questo. sì, è questo il miracolo, proprio l'apertura del cuore. Persone che da 50 anni che non si confessano, ricominciano a confessarsi. È questo il miracolo di Medjugorje, principale. Hai visto guarigione fisica? Guarigioni Sì. fisiche qui, cioè io non lo so, Però non importa. no, no, ma la Importa guarigione del del cuore, cuore. del cuore, del E cuore. per te, cosa diresti alle persone dopo aver sperimentato Medjugorje? Perché venire qui? Ma diciamo è un invito a credere al legame tra noi e la Madonna, perché è un legame importantissimo. Essendo la mamma di tutti noi, ovviamente questo rapporto filiale noi lo abbiamo in virtù del rapporto filiale tra la Madonna e Gesù. E quindi non ci vogliamo paragonare a Gesù, ma dobbiamo benissimo concepire che noi nel rapporto con la Madonna siamo anche suoi figli. Grazie per questa bellissima intervista. Per me è stata una Grazie. sorpresa.